Ciao a tutti, in occasione della festa della donna ho preparato la torta girella mimosa, una torta deliziosa con una pasta biscotto sofficissima, una crema diplomatica vellutata e una bagna alle fragole aromatizzata al limoncello. Trovi gli ingredienti come sempre nell'info box sotto il video e nel blog. E adesso prepariamola insieme. Per prima cosa ho preparato la mia crema pasticcera lucida e setosa. La copro con della pellicola alimentare e la metto via fino al momento dell'utilizzo. Ti metto la ricetta nelle schede video se la vuoi preparare. Adesso preparo la bagna con delle fragole fresche, le taglio a pezzettini, poi le metto in una padella e aggiungo dello zucchero, dell'acqua e il succo di mezzo limone. Porto tutto sul fuoco e faccio cuocere per 15 minuti. Le fragole sono pronte, le setaccio schiacciandole bene con un cucchiaio. Ho ottenuto questa meravigliosa purea profumata. Adesso la aromatizzo con un cucchiaio di limoncello, quello fatto in casa. Trovi la ricetta sul canale. Copro la bagna con della pellicola alimentare e la metto via fino al momento di usarla. Preparo la pasta biscotto, metto le uova all'interno di una terrina. Le uova dovranno essere rigorosamente a temperatura ambiente per montare bene. Aggiungo lo zucchero, un pizzico di sale e la scorza grattugiata di un limone non trattato. Inizio a montare il tutto con lo sbattitore elettrico, perlomeno per 7-10 minuti. Il composto dovrà perlomeno triplicare di volume. Nel gergo usato in pasticceria dovrà scrivere: se sollevo le fruste e lascio ricadere il composto, dovrà rimanere sopraelevato. È arrivato il momento di inserire la farina setacciandola in 3 volte e mescolo delicatamente con la frusta o con la spatola dal basso verso l'alto per non smontare il composto. Le polveri nella pasta biscotto e nel pan di Spagna vanno inserite rigorosamente a mano, proprio per evitare che il composto si smonti. Ho finito di inserire tutta la farina, adesso distribuisco l'impasto su una teglia leggermente imburrata e rivestita con della carta forno. Adesso livellala bene, non ci dovranno essere dislivelli. E sono pronta per infornare nel forno già caldo statico a 200 gradi per 8-10 minuti. Controlla la cottura e la doratura della tua pasta biscotto. La pasta biscotto è pronta, la trasferisco sul piano di lavoro, la copro con un foglio di carta forno e la capovolgo. Poi elimino la carta forno di cottura con delicatezza. Guarda che meraviglia di pasta biscotto, sofficissima. Adesso taglio la pasta biscotto in strisce della larghezza di 6 cm. Poi taglio 1 centimetro di pasta biscotto aggiunto alla striscia di pasta biscotto rimanente. La taglio col coltello sbriciolandola. Questa mi servirà per la decorazione. Spennello le strisce con la bagna alle fragole. Poi monto la panna da aggiungere alla crema pasticcera.
Lavoro bene la crema pasticcera con una frusta fino a farla tornare della consistenza giusta. Poi ci aggiungo la panna e mescolo delicatamente dal basso verso l'alto. Farcisco la prima striscia di pasta biscotto con la crema diplomatica. Poi la sistemo su un vassoio e la arrotolo posizionandola al centro. Farcisco anche la seconda striscia con la crema diplomatica e la posiziono sul finale della prima striscia e poi la arrotolo su se stessa. Procedo sempre in questo modo, partendo dal finale della striscia precedente e mettendoci quella successiva. Ho finito di sistemare tutte le strisce, adesso con la crema diplomatica avanzata stucco tutta la torta sulla superficie. Adesso monto la panna per rivestire la torta e per le decorazioni finali. Copro tutta la torta con la panna, sia sulla superficie che sui bordi laterali. Livella pure la panna senza particolare attenzione, perché poi andremo a mettere la pasta biscotto sbriciolata e le fragole, e quindi non si noteranno imperfezioni. Ho livellato tutta la torta ed ho messo la panna rimanente nel sac à poche col beccuccio stellato. Procedo realizzando dei ciuffetti di panna su tutta la base della circonferenza della torta. Fatto ciò, procedo realizzando dei ciuffetti anche sulla circonferenza superiore della torta. Adesso su metà della torta ci metto la pasta biscotto sbriciolata che andrà a simulare l'effetto mimosa. Mentre sull'altra metà della torta andrò a mettere delle fettine di fragole, una accanto all'altra, fino a coprirla tutta. A questo punto la spolverizzo con dello zucchero a velo vanigliato e metto in frigorifero fino al momento di servirla. E adesso procedo con la prova assaggio. E che dire, è di una bontà unica. La bagna alle fragole aromatizzata al limoncello si sposa alla perfezione con la crema diplomatica. Spero che la ricetta ti sia piaciuta. Un abbraccio, a presto!